E bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi guardate che gioiellino. Ho utilizzato il punto nido d'ape, ma siccome vi è piaciuto veramente tanto mi sono voluta cimentare lavorandolo con un doppio colore, quindi da creare questa borsa che secondo me è molto elegante e estiva. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Adesso diamo un'occhiata al materiale che ci servirà per realizzare questo bellissimo progetto. Troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com con lo sconto del 30%, quindi davvero molto conveniente, ma che dura una settimana a partire da oggi, quindi mi raccomando non perdetele di vista. E come al solito potrete scegliere tra le varie combinazioni che troverete appunto nel link che vi lascio in descrizione. Io ho scelto personalmente la 23 e la 36, ma appunto come vi dicevo ne troverete anche altre. Il kit è composto da 2 rocche da 500 grammi di cordino Ares, che è un cordino piatto ed è perfetto per quanto riguarda la realizzazione del punto nido d'ape. Poi un manico che riprende una delle due tonalità, poi 2 moschettoni e questa splendida chiusura che poi vi spiegherò passo passo come inserirla. Per quanto riguarda l'uncinetto, io per il corpo borsa utilizzerò il 4,5, mentre per i laterali tondi, visto che lavoreremo insieme queste due tonalità, il numero 5. Quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Avviamo con l'uncinetto 4,5 36 catenelle. Poi le giriamo e lavoriamo a partire dalla seconda catenella. Vedete queste costine che ci stanno qui girando la nostra lavorazione? Su queste andiamo a realizzare i nostri 35 punti bassi. Quindi giriamo le catenelle e la costina che ci appare sul retro è quella che dobbiamo andare a lavorare. In questo modo. Quindi non da questa parte, la giriamo e troviamo la costina sul dorso e le andiamo a realizzare tutte e 35. Io ne ho avviate un numero pari, ma alla fine, dato che partiamo dalla seconda, siccome mi serve un numero dispari, infatti in questo caso ne ho 35 punti bassi partendo da una base di 36. Ovviamente se volete un pannello più largo avviate un numero pari di catenelle in maniera tale che poi tornando indietro sono dispari, quindi volendo potete anche allargare il vostro lavoro, questo in base anche al gusto. Vedete, io sto facendo questi punti bassi, poi arriviamo fino a qui. Nel momento in cui abbiamo fatto l'ultimo facciamo una catenella e facciamo un giro di ritorno sempre a punto basso e questo sarà la nostra base per poter iniziare il punto nido d'ape. Quindi facciamo questi 2 giri e ci rivediamo qui per vedere come iniziarlo. Le mie 2 righe di punto basso le ho terminate, ho l'ultimo punto perché qui dobbiamo fare il cambio colore, perché il nido d'ape che faremo oggi è con 2 colori diversi. Quindi entro l'uncinetto, prendo il filo, ma anziché chiuderlo con questo colore, mi preparo l'altro colore, ho fatto già un cappietto, e vado a chiudere questo punto basso col nuovo colore. Poi non vi preoccupate, queste codine si andranno a sistemare. Non tagliate il filo perché vi farò vedere che faremo adesso 2 giri, poi vi spiego esattamente come farli, dico faremo 2 giri e poi ci ritroviamo già il filo pronto per agganciarlo nei giri successivi, quindi mi raccomando non tagliatelo. Fatto questo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ci ritroviamo in questa situazione. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare dei punti bassi normali con dei punti bassi allungati, quindi scendiamo nel rigo, il primo rigo che abbiamo fatto di punti bassi, allunghiamo, quindi lavoriamo morbidi, mi raccomando, lo allunghiamo e chiudiamo.
Quello successivo lo prendiamo normale, così come si prende un punto basso. Il punto successivo andiamo in basso, qui, come se fosse un punto canestro, ma più in basso, quindi il rigo ancora sotto. Prendiamo e chiudiamo. Questo sarà poi il nostro retro, perché quando faremo il secondo giro vi farò vedere proprio come comincia a intravedersi il punto alveare. Quello successivo normale, quello ancora dopo in basso, non qui, ma questo, quindi il corrispondente del rigo ancora più in basso. Quindi entro, estraggo il filo, lo allungo un po' e chiudo. Quello successivo, punto basso normale. Poi questi ce li andiamo a sistemare, vedete? E proseguo, quindi punto basso allungato, quindi scendo al rigo più sotto, lo allungo e chiudo. Punto basso successivo normale. Nuovamente punto basso allungato, chiudo, vedete, punto basso normale. Questa sequenza la facciamo fino alla fine, ci rivediamo qui per vedere come fare il ritorno. Ho finito tutta la riga. Una cosa importante anche per capire se uno sbaglia o meno: se abbiamo iniziato con un punto basso allungato, dobbiamo terminare nello stesso modo, e ogni tanto contiamo i punti, perché può capitare, è capitato anche a me, di dimenticarmi qualche punto in giro e poi il punto nido d'ape non viene bene. Fatto questo, sempre con lo stesso colore, perché faremo 2 giri di un colore, 2 giri di un altro colore, che poi sono sempre gli stessi che verranno ripetuti. Fatto questo, faccio una catenella, volto il lavoro. Allora, se capita che queste si dovessero incrociare, basta che le allarghiamo così col dito, perché poi adesso nel momento in cui ci andiamo a lavorare di sopra, tutto si sistema. Noi adesso siamo in questo modo. Cominciamo questa riga con un punto basso normale e poi vedete queste V, noi dobbiamo prendere questa, quella accanto così, prendiamo il filo morbide, allunghiamo un po' e chiudiamo. Punto successivo, punto basso normale, e di nuovo prendo questo lato della V, l'altro lato, faccio passare il filo qui sotto in modo morbido, vado a chiudere e si comincia a intravedere il nostro punto. Poi punto basso normale, nuovamente laterale, laterale della V, faccio passare il filato e chiudo. Guardate che bello, lo facciamo ancora insieme. Punto basso normale, poi laterale, laterale, faccio passare il filo qui sotto, allungo, prendo il filato e chiudo, e punto basso normale. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Prendo un po' di filo così. Nuovamente laterale, laterale, faccio passare il filo sotto, allungo un po', chiudo e punto basso. Questo quindi alterno fino a questo punto. Ci rivediamo qui che vi faccio rivedere ancora una volta il cambio colore e ricominciare di nuovo con la stessa sequenza. Ho finito la riga. Qui vedete abbiamo iniziato con una maglia bassa normale, qui manca l'ultimo, ma dobbiamo ricambiare il colore, quindi prendo, lascio il vecchio colore, riprendo questo, infatti per questo mi viene più facile trovarlo già pronto, catenella, adesso io rinverto le mie rocche,
quindi l'unica cosa, invertite poi le rocche così vi viene meglio. Arrivato qua, io cosa faccio? Ho fatto la catenella, volto il lavoro, questo lo metto da questa parte e iniziamo un'altra volta con il punto, quello lì allungato che sta sul retro. Qui faccio un punto basso, poi qui, vedete, cosa faccio? Devo prendere il punto allungato e lo prendo qui, perché sono 1 e 2 al solito, qui in basso, e poi devo accertarmi che l'uncinetto passi qui in mezzo, quindi allungo e chiudo. Quello successivo è un punto basso normale, di nuovo punto allungato qui e mi giro, perché l'uncinetto deve uscire qui al centro, dovrà uscire sempre al centro. Allungo, scusate, e punto basso normale. Vedete? Questo è il retro e questo è come si presenterà. Quando si incastrano in questo modo, si incrociano, poi li andiamo a sistemare. Tanto nel momento in cui faremo di nuovo l'altro giro si vanno a sistemare. Quindi ve lo faccio rivedere ancora. Punto basso allungato, mi accerto di essere sbucata nel posto giusto, chiudo, punto basso normale, di nuovo punto basso allungato, controllo e chiudo. Praticamente sto ripetendo questo giro, solo che questo era il primo, quindi non mi interessava dove andavo a sbucare perché non avevo ancora l'altra parte. Invece da adesso in poi, quando facciamo questo giro di ritorno, quindi che questa è la parte sul retro, quando facciamo il punto basso allungato, dobbiamo accertarci di questa situazione, che tra queste V passa il nostro uncinetto. E poi il punto basso allungato. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Quindi punto basso allungato, controllo e poi il punto basso normale. Vedete? Lo faccio fino a qui e vi faccio rivedere, prima di proseguire da sole, ancora una volta il giro di ritorno, perché poi alla fine andiamo a ripetere questi due giri cambiando colore fino all'altezza desiderata. Sono quasi a fine riga, abbiamo iniziato con un punto basso, terminiamo con un punto basso. E poi li contiamo, mi raccomando, devono essere sempre 35 oppure i numeri che avete, diciamo, i punti che avete iniziato. Catenella, io volto il lavoro e adesso dobbiamo andare a rifare quello che abbiamo fatto prima. Quindi qui inizio un punto basso, un altro punto basso normale, perché in base a come ci ritroviamo sotto. Adesso di nuovo dobbiamo, vedete, anche se non possono capitare accavallate, noi basta che facciamo così e le raddrizziamo. Adesso di nuovo, vedete queste V? Prendiamo queste parti più vicine, quello che abbiamo fatto nel giro sotto. Io ci passo di sotto con l'uncinetto, faccio passare il mio filato, allungo un po' e chiudo. E poi faccio una maglia bassa. Di nuovo, vado qui, qui e chiudo. Punto basso normale, nuovamente prendo questa V, faccio passare il filo, chiudo e una catenella. Guardate che meraviglia di punto, mi piace veramente tanto. Poi di nuovo e praticamente faccio così fino a fine giro. Dopodiché, arrivato qui, io non faccio altro che cambiare il colore e ripeto il giro dei punti bassi allungati con il punto basso normale e giri come questo, alternando entrambi i colori. Quindi arriviamo a un'altezza di circa 40-50 cm, ma sarò più precisa non appena l'avrò sviluppato. Guardate che bello questo punto alveare bicolore. Allora, io il pannello l'ho completato
e ho ottenuto come lunghezza, quindi da qui a qui 38 centimetri e come larghezza 22. Io poi ho anche fatto il contorno, quindi io qui ho terminato, vedete, il giro di ritorno sul dritto del punto alveare. Negli angoli io che cosa ho fatto? Punto basso, catenella e punto basso per girare in maniera perfetta, poi come punti bassi uno sotto ogni riga sottostante, stessa cosa qui, punto basso, catenella e punto basso, qui sotto ogni punto sottostante, stessa cosa da questa parte, e poi ho finito qui, quindi non ho rifatto l'unico, questo qui non l'ho rifatto, altrimenti veniva un giro in più, quindi io sono partita da qui e ho terminato qui, quindi ho lavorato su 3 lati punti bassi perché qui non mi serviva. Poi come conto per creare i tondini, io cosa ho fatto? Non ho contato la catenella di quest'angolo e la catenella di quest'altro angolo, ho contato i punti, nel mio caso ne ho 48, quindi ho costruito questo tondino che adesso vi faccio vedere, creando alla fine 48 punti finali. Adesso cosa faccio? Prendo l'uncinetto numero 5 col quale mi verrà anche più facile lavorare in doppio tutti e due i filati, faccio un anello magico, lavoreremo a spirale, quindi armiamoci anche di un marcapunti, chiudo, all'interno di questo cerchio io creo 6 maglie basse, di 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatto questo io chiudo il mio tondino, anziché chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia, io lavorerò a spirale, vedete? Così non ci sono i punti in cui andiamo a chiudere a maglia bassissima perché si vedrebbe. Quindi cosa faccio? Io vado sulla prima maglia che ho realizzato e faccio la mia prima maglia bassa e la vado a marcare in maniera tale che così so qual è il mio punto di partenza. Questo lo dobbiamo fare per ogni giro. Adesso sotto ogni maglia sottostante dobbiamo raddoppiare, quindi farli diventare 12, per cui già il primo l'abbiamo fatto e abbiamo messo il marcapunti, facciamo anche il secondo e così sotto tutti gli altri punti li faccio diventare 12. Così viene anche un laterale abbastanza compatto e la borsa non avrà bisogno neanche di essere irrigidita perché il pannello già è abbastanza rigido, ma lo sono pure i laterali. Quindi io arrivo, per sicurezza me li conto perché partendo da 6 otterrò con i vari aumenti il numero che mi serve personalmente, che è 48. Li contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso dobbiamo iniziare il secondo giro, quindi togliamo il marcapunti, facciamo un punto basso già all'inizio, che vado a marcare, e ricordatevi che sul primo punto che andate a marcare, subito dopo ne dobbiamo fare un altro, perché l'aumento verrà fatto sempre all'inizio. Mi faccio pure il secondo aumento. Adesso, anziché raddoppiarli tutti, alterniamo un aumento, un punto basso, un aumento e un punto basso e così via. Quindi qui abbiamo già fatto l'aumento. Qui facciamo un punto basso singolo. Qui faremo il nostro aumento. E qui il punto basso singolo. E si procede alternando aumento al punto basso singolo. Vedete? Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come si fa il secondo giro e poi proseguire fino ad avere 48 maglie. Ho finito il giro, adesso tolgo il marcapunti, faccio subito il primo punto basso, metto immediatamente il marcapunti così non sbagliamo e subito dopo lo aumentiamo, quindi ne facciamo un secondo.
In questo giro, dopo aver fatto l'aumento, faremo 2 punti bassi singoli e poi l'aumento. Quindi l'aumento l'ho già fatto, faccio le 2 maglie basse singole, quello successivo va fatto l'aumento, quindi 1 e 1, 2 e di nuovo 2 maglie basse singole. E si procede così fino a fine giro. Giro successivo, aumento e 3, poi aumento e 4, aumento e 5. Controllo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo il quinto facciamo un ulteriore giro dove ci sarà l'aumento e 6 punti bassi e mi ritroverò con un totale di 48 maglie. Lo chiudo, quindi completo, stringo tutto, taglio tutti i fili e a quel punto sarò pronta per farvi vedere come cucire i laterali al nostro pannello. Comincia a prendere forma, io già questa parte l'ho cucita, adesso vi mostro sempre con l'uncinetto come va cucito il tondo, quindi il nostro laterale. Riprendo questo colore, poi ovviamente voi potete decidere anche di cucirlo con l'altro. Allora io cosa faccio? Qui ho legato le due parti, quindi mi aggancio questo punto che ho marcato, mi aggancio con una maglia bassa e poi praticamente rientro, prendo mezza costina di questo punto, quello di fronte così e chiudo a maglia bassissima. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più e procedo. Nel mio caso abbiamo lo stesso numero di punti, quindi verrà facile. Vedete, io qua ho preso mezza costina, mezza, passo il filo e chiudo a maglia bassissima, mezza, vedete, entro qui al centro e chiudo maglia bassissima. Stessa cosa qui, vedete, poi questo io lo rientro all'interno per non farlo più vedere e continuo così. Quindi qui sono 2 fili, mi raccomando, ma sempre mezza costina. Qui entriamo al centro e prendiamo mezza costina e chiudiamo a maglia bassissima e lo facciamo così su tutti i punti che incontriamo. Vedete? Questo è il risultato e questa è la nostra cucitura. Adesso completiamo anche questo e ci rivediamo per fare l'ultimo passaggio. Cuciture completate. Adesso ci dobbiamo occupare di creare con dei giri circolari la parte dove poi dobbiamo andare ad alloggiare la nostra chiusura e comunque rifinire il nostro corpo borsa. Allora, per questi giri io ho fatto delle prove, preferisco utilizzare un uncinetto più piccolo, il 4, così mi si compatta questa zona. Allora, questa è la parte dove noi poi ci spostiamo con dei punti bassissimi perché devo creare il foro per poter alloggiare la nostra chiusura. Quindi io mi sposto da questa parte, riprendo il mio filato, faccio un cappietto e allora io intanto parto da qui così vi faccio vedere anche come fare questa parte. Mi aggancio con un punto basso, nel frattempo mettiamo la codina, la cominciamo a bloccare, quindi poi anche in quello successivo facciamo un punto basso e anche in quello dopo. E qui c'è l'ultimo anche da lavorare. Adesso questi punti vanno saltati, noi ce ne andiamo direttamente qui, proprio quelli li lasciamo e ci spostiamo da quest'altro lato
rimane in questo modo e procediamo con dei punti bassi verso i marcapunti, perché in quella zona ci spostiamo per questo giro a maglia bassissima. Io adesso vi faccio vedere fino a dove ho segnato col marcapunti, che adesso tolgo, faccio una maglia bassa. In questi all'interno invece mi sposto, così comincio a creare anche lo spazio e mi sposto con delle maglie bassissime. Dove c'è il marcapunti ricominciamo con i punti bassi, così già abbiamo creato un minimo di apertura e si procede con i punti bassi. Poi arrivato qui prendo questi due punti, prima lavoro questo e poi passo direttamente a questo e questo lo lascio così com'è e procedo fino ad arrivare a questo punto. Arrivato qui chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella e riparto con i punti bassi punto su punto e ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come creare il secondo giro. Ho finito il primo giro qui, l'ho ricominciato punto su punto, quindi punti bassi semplici. Arrivata a questo punto io ho segnato un'altra volta le 6 maglie da non lavorare, perché adesso anziché lavorare a maglia bassissima ne saltiamo 6 e facciamo 6 catenelle. 2, 3, 4, 5 e 6. Supero dove c'è il marcapunti e ricomincio con le mie maglie basse. A questo punto questi non servono più. Vedete, io poi ho fatto la prova e ci siamo. Ovviamente considerate che ancora questa si deve definire, perché ancora c'è un altro giro, anzi altri 2 giri da fare. Quindi non faccio altro che continuo con dei punti bassi tutto attorno, completo il giro qui, ricomincio, ci vediamo a questo punto perché faremo delle maglie basse sopra le catenelle. Abbiamo iniziato un altro giro, adesso su ogni catenella, sono 6, facciamo un punto basso. E continuiamo, quindi superate queste 6 maglie basse che dobbiamo fare sopra le catenelle, si continua a fare un altro giro. E più o meno ci siamo, perché l'apertura che necessita va bene. Ora, dopo questo giro ne facciamo un altro e poi vi faccio vedere dove vanno alloggiate le 2 parti della chiusura, poi qui andranno i nostri moschettoni e il manico. Ho iniziato il quinto giro, anche questo molto semplice, sempre giri di punto basso. Così completiamo. Questo comunque è l'ultimo giro, ovviamente. Allora, ovviamente poi dobbiamo arrivare fino a qui. Adesso noi controlliamo. Allora, questa parte ci sono delle viti. Io vi faccio vedere, sono delle viti. Praticamente noi che cosa dobbiamo fare? Questa è la parte che va sul retro qui e questa da questa parte. Noi dobbiamo incastrare, ovviamente ci vediamo con un cacciavite. Io non lo faccio adesso qui perché, non avendo il cacciavite calamitato, sicuramente mi cadrà 5 volte, quindi evito. Praticamente noi dobbiamo inserire la prima vite da questa parte, agganciare anche la parte sotto e anche questa, e poi dalla parte esattamente opposta, vabbè, facciamo finta che questa l'abbiamo inserita, noi dobbiamo inserire anche questa, perché questa è la parte, il motivo per cui dobbiamo lasciare questa parte aperta. Questa, ovviamente poi prendiamo le misure, ma intanto io vi faccio vedere più o meno di cosa stiamo parlando, si mette per bene e qui vedete ci sono delle alette. Allora,
Cosa ho pensato nel momento in cui poi lo chiudiamo? O mettiamo un decoro, oppure io ho pensato che passerò un po' del nostro cordino per non far vedere queste alette. Questo, una volta che è posizionato in questo modo, e questo qui, facciamo finta che già l'abbiamo fissato con le nostre viti, quello che deve succedere, chiaramente appena noi sistemiamo per bene tutto, adesso non è fissato, ma deve succedere questo, e poi questa è la situazione che si deve verificare dopo che abbiamo messo le nostre viti. Poi qui ai lati mettiamo i moschettoni, il manico e la nostra borsetta è completa. Che dite, non è davvero un gioiellino? Sia per la forma, che quindi la rende molto elegante, ma anche per questo punto, quindi gli dà questa sorta di tridimensione. Ve lo faccio vedere indossato, guardate, secondo me è perfetta per le serate particolari e poi i colori che ho scelto la rendono veramente molto estiva. Io vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% a partire da oggi per una settimana, quindi davvero ne vale la pena, e troverete altre varianti, quindi altre combinazioni di colore, per cui c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Come misure: larghezza 25, altezza 15 e profondità circa 11 cm, quindi davvero anche una borsa abbastanza capiente anche se piccolina. Per quanto riguarda invece il cordino, ne ho utilizzati circa 4,20, 4,40 come grammatura, quindi comunque, visto che nel kit ci sono 2 rocche da 500 grammi, vi basterà abbondantemente per qualche altro progetto. Se avete dei dubbi, come sempre mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.